Ciao, io sono Sonia. Oggi voglio farvi vedere come ho costruito la maschera Deku da Legend of Zelda. Prima di cominciare c'è una cosa che dovete assolutamente fare, ovvero iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace al video. Trovate i pattern per realizzare questa maschera nel mio negozio su Etsy. Inoltre qui sotto vi lascio tutte le altre mie piattaforme se volete darci un'occhiata. Facciamo partire il video. Innanzitutto utilizzo leva foam di spessore 5 mm. Traccio i miei pattern con un pennarello bianco su leva foam. Dopodiché ritaglio le forme con un taglierino ben affilato. Ora che ho tagliato tutti i pezzi, li incollo insieme con il mastice della Pattex, che è una colla a contatto che si applica ad entrambi i lati e poi dopodiché si lascia asciugare. Io preferisco asciugare la colla con la pistola termica per fare prima e anche per scaldare i pezzi e dargli una forma migliore mentre li incollo. Connetto i pezzi facendo molta attenzione. Questa è la base della maschera. Ora faccio la bocca. Incollo come sempre i pezzi con il mastice. Come vedete faccio prima la parte esterna e la parte interna e dopodiché incollo la parte interna alla parte davanti della bocca, non so come chiamarla, scusate, e dopodiché incollo la parte esterna insieme. Come vedete la parte interna è troppo grande e quindi la taglio per farcela stare all'interno della bocca. Non è necessario essere precisi perché è una parte che comunque poi si vedrà molto poco una volta incollati i pezzi insieme. Ora segno dove andrà la bocca e questo pezzo lo ritaglio stando un po' più larga. Quindi ritaglio un po' anche il bordo intorno per fare in modo di riuscire ad inserire la bocca all'interno della maschera. La inserisco all'interno della maschera più o meno 2 cm. E poi incollo la parte dietro con molta colla a caldo per tenere ferma la bocca. Ora disegno il contorno degli occhi, faccio molta attenzione e cerco di ritagliarli bene. Dopodiché, prendendo la forma dell'interno della bocca, usando lo stesso pattern, creo un cerchio che andrò ad incollare all'interno della bocca per chiuderla. Ora disegno tutte le scanalature con un pennarello bianco per segnare dove andrò a fare tutti i dettagli dopo. Per sistemare la connessione tra la bocca e la maschera utilizzo il Quick Seal, che è praticamente uno stucco che serve principalmente per coprire le fessure e sistemare le imperfezioni. Si asciuga all'aria e lo spalmo meglio con le dita bagnate di acqua. È molto semplice da utilizzare. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ora faccio le foglie con leva foam da 2 mm e le scanalature della foglia le incido leggermente con il taglierino e dopodiché le scaldo con la pistola termica per far trasparire le fessure. Ora utilizzo il Dremel per arrotondare alcuni bordi e per creare i dettagli.
Come vedete incido le scanalature che ho disegnato prima con la punta del Dremel e poi faccio anche delle linee verticali in questo modo per dare più la texture del legno. Per fare gli occhi utilizzo leva foam di spessore 2 mm. Traccio la forma dell'occhio, però poi li faccio separatamente e andrò a incollarli più tardi. Andrò ad incollarli dopo averli colorati perché è più facile così. Dopodiché incollo questo piccolo pezzo di spessore 1 cm per dare supporto alle foglie che andrò a incollare alla fine. Come primer per il foam mi piace utilizzare il Flexbond, che è un primer che si spalma con il pennello e si asciuga all'aria. Va diluito con un po' d'acqua, solo qualche goccia è necessaria. Io ho fatto 3 strati in totale. Dopo aver applicato il Flexbond, la superficie è molto lucida ed è pronta per la pittura. Come pittura utilizzo dei semplici acrilici normali. Forse noterete qualche differenza perché questa maschera che sto dipingendo è un'altra maschera di Deku che ho fatto precedentemente un po' di tempo fa. Non sono riuscita a riprendere mentre dipingevo la maschera, così ho tirato fuori dei video vecchi che avevo fatto di come avevo dipinto questa maschera di Deku. In pratica è la stessa identica tecnica che sto utilizzando, ovvero che parto da un colore più scuro e dopodiché vado a schiarire sempre di più il colore con il pennello asciutto appena sporco di pittura. Ed ecco qui il risultato finale. Questo è tutto. Grazie mille per aver visto il video. Spero che vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram oppure qui sotto nei commenti e vi risponderò volentieri. Ci vediamo presto!